Trovo però curioso che finora, parlando in un dibattito sull'informazione, non sia stata ancora pronunciata la parola notizie. L'informazione deve dare delle notizie. L'informazione, quando dà delle notizie, di solito trova qualcuno che è interessato a leggerle, perché comunque la sete di sapere per fortuna non è cambiata e non c'è nessuna tecnologia che potrà spegnerla. Se noi analizziamo oggi chi dà le notizie, che non è chi le rilancia, chi le copia, chi le cita, con o senza virgolette, ma semplicemente chi inizia quel percorso, cioè chi lancia una notizia ai suoi lettori e poi in tutto il panorama dei cerchi concentrici che quando è stato lanciato il sasso poi si formano nello stagno, e dobbiamo rassegnarci al fatto che sono ancora i vecchi giornali di carta. Se voi guardate i telegiornali, che cosa sono i telegiornali? I telegiornali sono quella cosa che dà le notizie che tutti già sanno. Voi ricordate uno scoop del TG1? Avete mai visto uno scoop del TG1, del TG2, del TG3, del TG4, del TG5 di Studio Aperto? Qualcosetta mi ricordo del TG di La 7 che ha scoperto qualche notizia. Ricordate uno scoop del TG di Sky? I telegiornali sono i giornali del mattino copiati per tutto il giorno, più quello che va fuori nei siti, che avviene nel frattempo dopo che sono stati stampati i giornali. Questo fanno i telegiornali e sono redazioni costosissime, con centinaia e centinaia, insieme migliaia di colleghi che magari delle notizie le hanno, ma che hanno l'assoluta certezza che non gli verranno mai non gli verrà mai data la possibilità di darle, e quindi a un certo punto si rassegnano e copiano quello che è uscito sull'ANSA, quello che è uscito sui siti e quello che è uscito sui giornali del mattino. Non su tutti, non su tutti. Dipende da chi fa comodo una notizia e a chi dà fastidio una notizia, ovviamente. Di solito i telegiornali danno le notizie che fanno comodo a chi sta al governo e non danno invece le notizie che danno fastidio a chi sta al governo. I siti sono pieni di cose che la gente non sa, esattamente come alcuni giornali, ma dato che manca il bollino di qualità di una testata prestigiosa, le leggi dice interessante, chissà se è vero, e quindi le notizie, quando vanno esclusivamente su internet, valgono molto meno di quando vanno sui giornali o di quando vanno sui telegiornali. Questo perché lo dico? Non perché dirigo un giornale di carta, quindi sono un fossile, sono un pezzo di archeologia in via di estinzione, ma perché seguo il flusso delle notizie dalla loro sorgente all'ultimo degli utenti di queste notizie. E mi rendo conto che mezzi di comunicazione che poi spostano molti voti, che non sono più certamente i giornali di carta, visto il loro piccolo ambito di lettori, continuano ad avere un'enorme influenza non per chi li compra, ma per chi poi riceve le loro notizie, no, rilanciate dal web o dai telegiornali. Magari un giornale molto piccolo tira fuori una notizia che viene poi copiata a reti unificate e a web unificato, e quella notizia poi è sempre partita da quel giornale. Faccio questo discorso perché mi domando, quando non ci saranno più i giornali di carta, e su questo io litigavo sempre con Gianroberto Casaleggio, che auspicava l'immediata morte di tutta la carta stampata, quando cioè non ci saranno più dei giornalisti pagati per fare i giornalisti, ma le notizie chi le tira fuori? Chi le dà? Guardate che l'informazione gratuita e libera è un bellissimo slogan, peccato che non esista. Non esiste. Un giorno, erano le 8 della sera, è arrivata la motivazione della sentenza d'appello a carico di Giulio Andreotti al termine del processo più importante che si sia mai svolto nell'Italia di tutti i tempi.
perché Andreotti è stato l'unico che ha fatto il Presidente del Consiglio per 7 volte ed è stato l'unico ex Presidente del Consiglio che è stato processato per associazione a delinquere di stampo mafioso. Non concorso esterno, associazione a delinquere di stampo mafioso. Quindi, come è andato quel processo è la cosa più importante di tutti i processi della cronaca giudiziaria che è stata fatta negli ultimi 150 anni. Bene, la maggior parte degli italiani è convinta che Andreotti sia stato assolto. Peccato che non sia vero. Cioè i giudici non hanno stabilito che non era mafioso, hanno stabilito che era mafioso fino al 1980, ma il reato è prescritto. Commesso ma prescritto. Se non sappiamo come è andato a finire il processo più importante degli ultimi 150 anni, dipende dal fatto che pochi hanno avuto il coraggio di scriverlo e pochissimi, nessuno ha avuto il coraggio di dirlo in televisione. Ma quando alle 8 di sera sono arrivate le 3.000 pagine di motivazione della sentenza su Giulio Andreotti, nelle quali si capiva che il verdetto d'appello non riproduceva quello di primo grado che assolveva, ma c'era proprio scritto che Andreotti aveva commesso il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso fino alla primavera del 1980, quando incontrò il capo della mafia dell'epoca, Stefano Bontade, per discutere del delitto Mattarella, di cui Bontade lo aveva informato prima che Mattarella venisse assassinato e lui non aveva fatto nulla per impedirlo, per mettere in guardia il suo compagno di partito e amico, tra virgolette, fratello dell'attuale Presidente della Repubblica. Voi conoscete qualcuno che lavora gratis in un sito che è in grado in un'ora di sintetizzare 3.000 pagine di una sentenza e di dare il giorno dopo ai suoi lettori un'informazione corretta sul processo più importante del millennio? Allora, questo è il problema. Noi l'ultima cosa che abbiamo scoperto, grazie a una collaboratrice del Fatto Quotidiano che ha lavorato 2 mesi, ci ha chiesto: posso lavorare? Ci vorrà un sacco di tempo e dovrò anche fare dei rimborsi spese, quindi ci vorranno anche dei soldi. Posso lavorare perché ho scoperto che la Madia ha copiato ampie parti della sua tesi di dottorato, che poi naturalmente è diventata il fiore all'occhiello del suo curriculum. L'unica ragione per cui una che non si è mai occupato di quei temi è diventata uno dei ministri più importanti del governo Renzi e del governo Gentiloni, e cioè il ministro della pubblica amministrazione, funzione pubblica e semplificazione, quella che fa la lotta ai furbetti. Tranne che a se stessa. Se trattasse se stessa come tratta i furbetti degli altri, naturalmente sarebbe spacciata. Bene, questo lavoro qua lo può fare soltanto un giornale con dei giornalisti pagati per lavorare 2 mesi e produrre un articolo. Non c'è nessun telegiornale che lo farà, perché ovviamente quello è un ministro, ci mancherebbe, siamo mica matti. Non lo farà nessun sito, perché nessun sito ha i mezzi e ha il personale qualificato per fare quel genere di lavoro lì. E quindi noi, se andiamo verso un futuro di informazione libera e gratuita online, sarà bellissimo perché non spenderemo più un euro per informarci, ma il nostro futuro sarà un futuro senza notizie, o meglio, solo con le notizie che tutti già sanno e che tutti vedono. E quali sono le notizie che tutti già sanno e che tutti vedono? Sono quelle che il potere ci fa filtrare e che ci vuole far sapere. Ma allora non ci sarà più bisogno di giornalisti, basteranno gli uffici stampa. Basteranno gli uffici stampa. E noi crederemo di essere informatissimi mentre non sapremo letteralmente un cazzo, però gratis.